Sarete tutti preoccupati, perché non ho scritto da tanto tempo. La mamma sarà arrabbiata e Clara penserà che qui mi do alla bella vita e lei l'avrò completamente dimenticata. Il mio angelo, profondamente impressa nel mio cuore. Le cose non stanno così. Ma come avrei potuto scrivervi, sconvolto come sono? Nella mia vita è successa una cosa spaventosa. Qualche giorno fa mi è piombato in camera un venditore di termometri, barometri e altre cose e ha cercato di vendermi la sua merce. A buon prezzo, sono cose molto utili che qualsiasi studente vorrebbe avere. Costa pochissimo, quasi regalato. Faccio filosofia io. Ma è proprio per la filosofia Perché? che servono queste cose, perché la scienza va insieme alla filosofia. Guarda che meraviglia! E anche questo termometro è impagabile, è uno strumento fuori dall'ordinario. Non ho comprato niente. Anzi, l'ho minacciato di buttarlo giù dalle scale. Se n'è andato da solo, per fortuna. Puoi figurarti che solo delle occorrenze tutte speciali, calate nell'intimo della mia vita, possono attribuire un senso a questo episodio. E cioè che quel poveraccio di un merciaio mi susciti orrore. Voglio raccontarti qualcosa della mia fanciullezza, ma ti sento ridere, mentre Clara dice: Ma queste sono delle bambinate. Di giorno mio padre lo vedevamo poco, tranne che a pranzo. Dopo cena poi andavamo tutti in salotto. Il babbo fumava la pipa, ci raccontava tante belle storie e si infervorava a tal punto che la pipa gli si spegneva. Io gliela riaccendevo e mi divertivo tanto. Spesso, però, se ne stava seduto, zitto e fermo. Fumava, guardava nel vuoto e taceva. Quando erano serate così, mia madre era assai triste e appena suonavano le 9 diceva: Bene bambini, a letto che arriva l'orco della sabbia. E infatti ogni volta sentivo un passo lento e pesante che saliva su per le scale. Doveva essere l'uomo della sabbia. Ah, è un uomo molto, molto cattivo, che viene a trovare i bambini quando non vogliono andare a letto e li getta manciati di sabbia negli occhi. Così gli occhi saltano fuori dalla testa, lui li mette in un sacco e li porta da mangiare ai suoi figli.
sulla Luna. I suoi figli hanno dei becchi ricurvi, sai come quelli delle civette, e beccano gli occhi dei bambini che non obbediscono. Ma no, non c'è nessun uomo della sabbia. Vi racconto questa storia dell'uomo della sabbia quando avete sonno, non riuscite più a tenere gli occhietti aperti, come se vi ci avessero tirato della sabbia. Una sera, circa un anno dopo, quando suonarono le 9, sentimmo cicolare la porta e qualcuno salire le scale con passi lenti, pesantissimi. È lui, vero? Non puoi proprio farne a meno. È l'ultima volta che viene, te lo prometto. Vieni, Nathaniel. Andiamo a letto. Che arriva l'orco della sabbia. Ero deciso a vedere chi era quest'uomo della sabbia, perciò mi nascosi per vederlo. L'uomo della sabbia era il vecchio avvocato Coppelius, che a volte è addirittura nostro ospite a pranzo. Ora ci servono gli occhi. Ci servono gli occhi! Ci servono gli occhi! Ah! Ecco questo bel bambino, che begli occhi questo bambino. Prendiamo gli occhi di questo bambino? Maestro, su, si buono e lascia gli occhi a Natana. Va bene, possiamo lasciargli gli occhi, ma almeno le ascelle, per vedere bene com'è il meccanismo di come muove le braccia, le ascelle. Natana, su, vai a letto, per favore. Va bene, però poteva servirci molto per i nostri esperimenti. Natana, vai a letto, fai bravo.
Quel merciaio era proprio quello sciagurato di Coppelius, mio caro Lothar. Sono passati molti anni, ma la figura di Coppelius è impressa troppo profondamente nel mio animo e non posso sbagliare. Coppelius non ha nemmeno cambiato nome. Si fa passare per un artigiano piemontese e si fa chiamare Giuseppe Coppola. Sono deciso a fargliela pagare, a vendicare la morte di mio padre. Sì, vendetta, vendetta, di quest'anima solo desidero, di punirti già l'ora s'affretta. È vero, caro Nathanael, che non mi hai scritto da tanto tempo, però sono sicura che pensi a me. Certo pensavi a me quando hai scritto la tua ultima lettera, perché invece di scrivere sulla busta l'indirizzo di mio fratello Lothar, hai scritto il mio. Ho aperto la busta tutta contenta e mi sono accorta dell'errore alle prime parole. Non avrei dovuto seguitare a leggere, ma l'inizio della lettera mi ha molto scossa. Non riuscivo a respirare e mi ballava tutto davanti agli occhi. Ho letto tutto. Quel repellente Coppelius esce orribile dalla tua descrizione. Tutto l'orrore di cui parli, però, è successo solo nel tuo anno. Il mondo reale c'entra poco. Si capisce che nella tua mente di bambino lo spaventevole uomo della sabbia è diventato una cosa sola col vecchio Coppelius, che per te era un mostro. La misteriosa attività notturna che portavano avanti lui e tuo padre saranno stati esperimenti alchimistici e tua madre non poteva esserne contenta per i costi e anche perché erano pericolosi. Le forze oscure possono esistere solo nel nostro intimo. Solo se ci crediamo provocano i loro effetti misteriosi. Se invece abbiamo buon senso e se abbiamo la forza di seguire senza incertezze la strada sicura del lavoro e della nostra società, allora quella forza viene sconfitta. Il fantasma del nostro io può precipitarci all'inferno o innalzarci al cielo. Ti prego, Nathanael, dimentica il brutto avvocato Coppelius e il merciaio Giuseppe Coppola. Questi figuri non hanno alcun potere su di te. Solo se credi alla loro forza diventano nemici temibili. Se non mi addolorasse tanto lo sconvolgimento che traspare da ogni riga della tua lettera, potrei solo mettermi a ridere a proposito dell'uomo della sabbia, Coppelius, Coppola e tutti quanti. Su con la vita, allegro! Caccerò via da te questo brutto Coppola a forza di risate. Non ne ho nessuna paura. Caro Lothar, Clara mi ha scritto una profonda lettera filosofica, in cui fa tutta una dimostrazione per dire che Coppelius e Coppola esistono solo nella mia mente e sono fantasmi del mio io e scompariranno nel nulla se me ne renderò conto. Proprio una maestrina giudiziosa. Che fai? Le dai lezioni di logica? Lascia perdere.
Io vado a lezione dal nuovo professore di fisica, che si chiama Spallanzani, come quello famoso, ed è italiano anche lui. Conosce Coppola da molti anni, e certo Coppola non è Coppelius. Ma non riesco a liberarmi dell'impressione che mi fa la sua faccia, identica a quella di Coppelius. Qualche giorno fa salivo per le scale per andare a lezione. E noto una porta aperta. Nella stanza sedeva una splendida ragazza, ben proporzionata e magnificamente vestita. Donna non vidi mai, simile a questa, a dirle io t'amo, la nuova vita l'alma mia si desta, ma non le sconichiamo, come queste parole profumate mi vagan nello spirito e ascose fibre vanno a carezzare. O sussurro gentile, Sembrava che non si accorgesse di me. non c'è Anzi, gli occhi apparivano fissi. Vorrei quasi dire che non vedeva, come se dormisse a occhi aperti. Sentii un brivido e proseguii piano verso l'aula. In seguito ho saputo che si tratta della figlia di Spallanzani, Olimpia. Lui la tiene rinchiusa. Nessuno può avvicinarla. Che cosa strana. Anzi, che crudeltà. Tra 2 settimane sarò a casa. Devo proprio rivedere Clara, il mio angelo. Allora scomparirà il malumore che mi ha preso dopo la sua lettera da maestrina. Perciò oggi non le scrivo. Sì, io ho anticipato. Effettivamente, quando Nathanael e Clara si dividero, tutto il malumore scomparve. Dimenticati Coppelius, Coppola e la lettera da maestrina. Tuttavia, fin dai primi giorni Nathanael si mostrò profondamente cambiato, sempre sprofondato in cupe fantasticherie, come non era mai successo prima. Tutto era diventato per lui sogno e presentimento. Ci illudiamo di essere liberi, diceva, ma in realtà siamo solo giocattoli nelle mani di maligne forze oscure. È inutile ribellarsi, bisogna piuttosto adattarsi umilmente a quello che il destino ha deciso per noi. Coppelius è il principio malvagio, ripeteva. Si è impossessato di me quando lo spiavo, diceva, e questo schifoso demonio distruggerà la felicità del nostro amore. Coppelius è il principio malvagio, ripeteva, Coppelius è il principio malvagio. Sì, Nathanael, hai ragione. Coppelius è un principio malvagio e nemico. Può fare cose terribili, infernale com'è. Però solo finché ci credi. Finché ci credi, lui esiste e agisce. Il suo potere dipende dal fatto che ci credi. Coppelius è il principio malvagio,
ripeteva, Coppelius è il principio malvagio. Caro Nathanael, non sarai proprio tu il principio malvagio che fa la guerra al mio caffè? Perché se devo piantare tutto e guardarti negli occhi mentre parli, il caffè non lo fa nessuno e rimaniamo senza colazione. A Nathanael venne in mente di scrivere una poesia sul cupo presentimento che Coppelius avrebbe distrutto la felicità del suo amore. Era sicuro che questa poesia avrebbe scosso Clara dalla sua freddezza. E si mise a leggergliela. Aveva rappresentato se stesso e Clara innamorati, però come se una mano nera si insinuasse nella loro vita, strappandone ogni gioia. Quando sono davanti all'altare, compare l'orrido Coppelius e tocca gli occhi sereni di Clara. Essi saltano sul petto di Nathanael e lo bruciano. Coppelius lo afferra e lo getta in un cerchio di fuoco, che si muove con la velocità di una tempesta e se lo porta via in un terribile frastuono. Ma attraverso il frastuono Nathanael ode la voce di Clara. Non mi riconosci? Coppelius ti ha ingannato. Non erano i miei occhi a bruciarti in petto. Erano invece gocce ardenti del tuo sangue. Io gli occhi ce l'ho. Guardami. Nathanael pensa, questa è Clara e io sono suo in eterno. Questo pensiero penetra nel cerchio di fuoco che si ferma e il frastuono scompare. Nathanael guarda negli occhi di Clara, ma attraverso quegli occhi lo fissa la morte, sorridendo. Nathanael mio, questa favola insensata, folle, pazzesca, buttala nel fuoco. Ma come ti permetti? Disgraziati, responsabili che siete, come posso seguitare a vivere se uno dei due ammazza l'altro? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bleib nicht so lange fort, denn ohne dich. Nathanael passò ancora 3 giorni con i suoi cari. Poi tornò all'università.
dove contava di restare ancora un anno. Abitava di fronte al professor Spallanzani e dalla finestra poteva vedere la stanza in cui spesso Olimpia era seduta da sola. Poteva vederne molto bene il corpo e solo confusamente il viso. Noi vediamo oscuramente, come in uno specchio opaco. Quando sarà che vedremo cose e persone chiaramente, da faccia a faccia? Olimpia stava seduta per ore nella stessa posizione, con lo sguardo sempre rivolto verso di lui. Dovette confessarsi di non aver mai visto una figura più bella. Ho anche occhi, sono occhiali come questo, come questi, occhiali. Lasciamo stare gli occhiali. Guardiamo i binocoli, guarda il binocolo, che meraviglia. Forse pensi che sia troppo grande? Allora, guarda, prendiamo questo. Questo è il binocolo che serve a te. Guardalo, così bello, così bianco, poi piccolo, si mette in tasca, non c'è nessun problema, nessuno te lo vede. Però tu, anche di nascosto, dalle finestre, puoi guardare molto lontano, puoi guardare tutte le meraviglie del creato. Ma guarda questo, prendilo, comincia a guardare davanti, ma poi anche da questa parte, guarda da questa parte, guarda, ecco, ti dovrei far pagare anche soltanto vederlo, questo binocolo, soltanto usarlo dovrei fartelo pagare. Ma insomma mi pare importante per te. Lo compri, è vero? Per la prima volta Nathanael vide bene lo stupendo viso di Olimpia. Restò a fissarla senza potersene staccare. Quegli zecchini che hai lì, potresti darmeli? Sì. Va bene, allora lo tieni. Grazie. Benissimo, tornerò poi un'altra volta da te. Arrivederci, grazie ancora.
Nei 2 giorni seguenti non riuscì a vedere Olimpia in camera sua. Il terzo giorno venne addirittura tirata la tendina. Magnifica stella d'amore, sei sorta solo per scomparire subito, lasciandomi in una notte buia e disperata. Marta, Marta, tu sparisti e il mio cor col tuo n'andò, e tu la pace. Ehi, Natanael! Grande affaccendamento in casa Spallanzani, eh? Domani Spallanzani darà una grande festa, con canti e balli. È invitata mezza università. Sei invitato anche te, no? Sì. Per l'occasione Spallanzani presenterà al pubblico questa famosa Olimpia, che finora tenevo nascosto a tutti. Stupenda. Un po' impacciata forse, ma deve essere perché prima non è mai stata in società.
Seduto accanto a Olimpia, la mano di lei nella sua, Nathanael le parlò entusiasticamente del suo amore, con parole che non capiva nessuno, né lui né Olimpia, o forse solo Olimpia, che lo fissava negli occhi e sospirava di continuo. Oh, splendida donna celestiale, raggio dello sperato regno dell'amore, anima profonda, in cui si specchia tutto il mio essere. Mi ami? Mi ami, Olimpia? Una parola sola, mi ami? Sì, dolce, splendida stella, sei sorta per me e brillerai, rischiarerai per sempre il mio cuore. Adunque amiamoci, donna celeste, ed invidia gli uomini sono per te. All'improvviso Nathanael s'accorse che erano state spente le luci. Era rimasto l'ultimo visitatore. Con grande sforzo dovette congedarsi da Olimpia. Buona notte, mio caro. Buona notte, mio caro. Buona notte, mio caro. Giovanotto, ho notato con quanto entusiasmo si è intrattenuto con mia figlia. Se le fa piacere tornare a visitare questa impacciata fanciulla, si ritenga sempre il benvenuto a casa nostra. Buonanotte. Inseparabile d'amore in Dio, stringeva vergine tuo fato al mio. Dimmi una cosa, ti prego, Nathanael, com'è possibile che tu, una persona così intelligente, ti perda dietro quella maschera di cera, dietro quella bambola di legno? Dimmi tu piuttosto, Sigmund, tu che sei così sveglio, come fai a non notare il celeste fascino di Olimpia? Per voi uomini prosaici, Olimpia può anche essere inquietante. Solo all'animo di un poeta si rivela chi è fatto come lui. Solo a me si è rivelato il suo sguardo amoroso che mi illumina il pensiero. Solo nell'amore di Olimpia ritrovo me stesso. Lei è l'unica che sappia ascoltarmi. Quando le parlo o le leggo le mie poesie, lei non si mette a fare la calza o a ricamare, non guarda dalla finestra, non gioca col gatto, non sbadiglia. Parla poco, è vero, ma le sue poche parole sono per me i veri segni del mondo interiore, pieno d'amore e di una conoscenza superiore, eterna. Ti salvi, Dio. Mi pare che tu veramente sia su una brutta strada. Ma puoi contare su di me. Se tutto... No, non voglio dire altro. Nathanael viveva solo per Olimpia. Ogni giorno passava ore intere con lei, parlandole d'amore, di affinità elettive, di consonanze chiamate in vita. Olimpia ascoltava tutta compunta. Ah.
A. Mio caro, mio amore, mio caro, mio amore. Nathanael svuotò i cassetti. Tutto quello che aveva scritto e molte altre cose che veniva scrivendo, poesie, fantasie, visioni, le leggeva Olimpia per ore, senza stancarsi. Non aveva mai avuto un'ascoltatrice come Olimpia, che per ore guardava l'amato negli occhi senza mai muoversi. Oh, anima splendida e profonda, solo tu mi capisci. A che servono le parole? Lo sguardo del tuo occhio celestiale dice più di tutte le lingue della terra. Nathanael si fece coraggio e accennò al professor Spallanzani il suo desiderio di un'unione definitiva con Olimpia. Lascerò mia figlia assolutamente libera di scegliere. L'anello. Voleva ormai dare a Olimpia l'anello destinato a Clara. Clara. Lascia, infame, delinquente! E non me lo posso portare via! È per questo occhi. che io ci ho messo il corpo e la vita! Ma quegli occhi sono miei, sono tutti miei, sono soltanto Ma io ho miei. fatto il meccanismo! Ma non importa il meccanismo, qualsiasi cosa sia, Scimmione di un orologiaio! sono sempre gli occhi la cosa Ma importante. va all'inferno! Che dà vita al corpo. Demonio, Senza gli occhi fermati! Non si sa chi è più demonio. Qui non si capisce chi è più demonio. Non c'è demonio che tenga. Siamo tranquilli. Coppola, sciagurato mercante, mi hai rubato Olimpia, il mio automa più perfetto, 20 anni di lavoro! E ballava, cantava, incantava. Disgraziato, sciagurato mercante, gli hai rubato gli occhi, tu inseguilo, riportami Olimpia, gli ha rubato gli occhi. Inseguilo, riportami Olimpia!
Finalmente, Nathanael, finalmente! Sei stato tanto male, ma sei guarito, Nathanael, mio caro. Nathanael si riprese, capì che animo splendido avesse Clara e pensò di sposarla. Poco prima delle nozze uscirono a fare una passeggiata. Saliamo, andiamo a vedere il panorama. Vieni, 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 vieni. Ma guarda, che bel finale! Era proprio il finale che ci voleva! Ma che finale straordinario! Ma che finale, che finale! Anni dopo, Clara fu vista in un'altra regione. Si era fatta una famiglia, aveva sposato un bravo uomo, aveva trovato la tranquilla felicità che le si addiceva e che Nathanael mai avrebbe potuto darle.